Ciao a tutti! Benvenuti sul mio canale, Celebrita dalla Turchia. Tutti i dettagli sono nel video di oggi. Se vi piace, lasciate un like e iscrivetevi, potete sostenermi ancora di più cliccando sul tasto Unisciti qui sotto. Grazie, e cominciamo. Era un pomeriggio gelido, uno di quelli che mettono Istanbul in pausa e la tingono di un grigio da cinema d'autore. Davanti a un edificio silenzioso, quello dove da mesi vive Gökberk YLDRM, ha preso forma una scena vista da pochissimi ma commentata da migliaia. Fino a poco prima, era un giorno come un altro. Dopo quel pomeriggio, il modo in cui il pubblico guarda alla sua storia con Cemre Arda è cambiato per sempre. In molti la credevano finita, incastonata sotto strati di orgoglio, incomprensioni, ferite lasciate a metà. E invece, la città ha sentito un sussurro inatteso. È apparsa la figura di Cemre, quasi un'ombra discreta sull'ingresso, come se volesse passare inosservata pur sapendo che nulla di ciò che fa può davvero restare nascosto. Avvolta in un cappotto scuro, il passo lento, un foulard a coprirle metà del viso, avanzava verso una porta che conosceva fin troppo bene. La malinconia le velava gli occhi, ma sotto quel velo c'era anche qualcosa di più nervoso, un battito che accelerava, il timore di scoprire cosa l'attendesse oltre la soglia. Sembrava combattuta tra la voglia di premere il campanello e l'istinto di scappare. Alla fine, ha suonato. Il suono ha rimbalzato nel vano scala, netto, inesorabile. Pochi secondi, eppure interminabili. La porta si è aperta. Dall'altra parte, Gökberk YLDRM. Spiazzato, come colto in flagrante in un pensiero che non era pronto a rivelare. Cemre, che cosa ci fai qui? Ha sussurrato. Non c'era modo di nascondere la sua inquietudine, né la valanga di emozioni trattenute a fatica. Lei ha alzato lo sguardo, fragile eppure determinata. Non sono venuta per discutere. Dovevo vederti. Il silenzio è calato denso. Sembra che entrambi, in quell'istante, abbiano ascoltato più il proprio cuore che la pioggia che iniziava a picchiettare sul marciapiede. Chiara li racconta che l'aria si fosse fatta così tesa da vibrare, indecisa se muoversi o restare sospesa. Secondo chi li conosce, non si parlavano da settimane, dopo un litigio che aveva cambiato qualcosa di profondo tra loro. Uno strappo emotivo rimasto irrisolto. Eppure, qualcosa aveva spinto Cemre davanti a quella porta, forse il bisogno di chiudere un capitolo, o forse il desiderio, non del tutto confessato, di riaprirne uno nuovo. Gökberk, ancora stordito, ha spalancato l'ingresso, il gesto gentile e istintivo. Le ha fatto cenno di entrare. Ma lei è rimasta ferma, come se il pavimento la trattenesse. Lo sguardo si muoveva dentro l'appartamento, toccando oggetti che raccontavano storie a metà. Risate lontane, confidenze, momenti così quotidiani da sembrare eterni. Non sempre si è pronti a tornare nei luoghi in cui si è stati felici, avrebbe confidato più tardi a un'amica fidata. Lui ha fatto un passo verso di lei, il volto segnato. Non devi restare al freddo. Questo, era casa tua. Un sorriso triste le è comparso sulle labbra, quel tipo di sorriso che fa più male di un pianto. Non lo è più, Gökberk. Eppure, quello che non ha detto, ma che i suoi occhi hanno tradito. È che aveva bisogno di sapere se quella porta, almeno, lui l'avrebbe ancora aperta. Sono rimasti così, vicini ma immobili, come se il tempo stesso avesse deciso di non proseguire. Solo la pioggia, ormai più fitta, ricordava che il mondo continuava fuori da quella bolla emotiva. Quando se n'è andata, raccontano, Cemre è rimasta davanti al portone diversi minuti. Qualcuno giura di averla vista piangere, altri dicono che alzasse lo sguardo al cielo, in cerca di risposte che non arrivano mai. Dentro, intanto, Gökberk è rimasto con la porta socchiusa per un tempo che nessuno saprebbe quantificare. Come se la mente rifiutasse l'idea che lei non fosse più lì. I social hanno reagito come sanno, in un attimo. Migliaia di commenti. Molti hanno scritto che la scena sembrava uscita da una delle serie di Gökberk YLDRM, quel misto di amore trattenuto, addii incompiuti, frasi ingoiate che feriscono più di quelle pronunciate.
Come se la vita volesse aggiungere un colpo di scena, giorni dopo l'attore ha pubblicato un messaggio che ha scatenato analisi su ogni parola. Ci sono varchi che non chiedono passi, ma saluti che salvano la dignità. Quasi nello stesso respiro, sul profilo di Cemre è apparsa una storia accompagnata da una melodia lenta, quasi ipnotica, e una frase breve: a volte, restare sulla soglia è l'amore che non fa rumore. I media turchi si sono messi a ricostruire tutto con lente di ingrandimento. Gesti, sguardi, esitazioni. Ogni piccolo dettaglio diventava una possibile chiave per decifrare l'enigma emotivo dei due attori. Alcune voci parlavano di un tentativo di riavvicinamento fallito, altre di un addio definitivo. L'unica certezza era la corrente di emozione che ancora li teneva legati. Un membro della troupe della nuova serie di Gökberk YLDRM ha raccontato che il giorno dopo l'attore è arrivato sul set evidentemente scosso. In una scena in cui avrebbe dovuto guardare con dolcezza la sua partner, ha chiesto di rifare più volte la ripresa, fino ad ammettere, frustrato: non è lei. Pochi giorni più tardi, Cemre ha scelto il silenzio. Si è sottratta alla vita pubblica e si è rifugiata sulla costa. Un'amica ha confermato che le serviva staccare, che ciò che aveva vissuto davanti a quella porta l'aveva svuotata più di quanto avesse previsto. Nel frattempo, i fan dei due si sono riversati online con messaggi toccanti. C'era chi implorava una seconda possibilità, e chi, con dolce fermezza, suggeriva che forse fosse arrivato il momento di lasciarsi andare. Tra migliaia di parole, una frase ha raccolto più condivisioni di tutte: l'amore non finisce, cambia casa e abita nel silenzio. La storia ha preso un'altra piega quando è trapelato un video. Si vedeva Gökberk camminare da solo in un quartiere che per loro era pieno di ricordi. Si è fermato davanti a un negozio di fiori, ha comprato una rosa bianca e l'ha lasciata su una panchina dove un tempo avevano trascorso pomeriggi interi a parlare, a ridere, a litigare e a fare pace. Un gesto semplice, ma carico di senso. Poche ore dopo, come se un filo invisibile li tenesse connessi, sul profilo di Cemre è apparso un nuovo messaggio: non tutte le porte vanno chiuse. Alcune chiedono soltanto pazienza. I portali specializzati hanno scritto che, dopo quel segnale, Gökberk l'ha chiamata. Secondo una fonte vicina, la conversazione è stata breve ma intensa. Non so farlo alla perfezione, ma ci sono, le avrebbe detto. Anch'io, ma da lontano, avrebbe risposto lei. Da allora, dicono, si sono parlati in un modo diverso, senza chiamarsi davvero, tramite piccole cose, post intrisi di nostalgia e frasi che sembravano rispondersi a distanza. La loro storia è diventata il simbolo di quei legami che, pur finendo, continuano a respirare in un angolo del cuore. Esperti di linguaggio del corpo hanno analizzato ogni frame di quell'incontro e hanno concluso che lo sguardo di lui, quando ha aperto la porta, tradiva una verità difficile da negare: c'era ancora qualcosa di irrisolto, qualcosa che non si lascia archiviare. E qualche giorno dopo, qualcuno ha visto Cemre camminare da sola lungo il Bosforo con le cuffie, ripetendo la stessa canzone sul tema delle seconde possibilità. Il pubblico ha iniziato a notare un cambiamento. Gökberk ha pubblicato riflessioni sul rialzarsi quando si cade e sul non temere le cicatrici. Cemre ha condiviso una foto scattata da un balcone, inondata di luce, con una didascalia che sapeva di speranza. I fan hanno letto questi segnali come una promessa. Forse un giorno, quando le ferite avranno smesso di bruciare, troveranno il modo di sfiorarsi di nuovo senza farsi male. Così, la storia di quella porta, una porta che si è aperta, ma che nessuno ha avuto il coraggio di attraversare, continua ad affascinare chi crede che certi amori non si estinguano, ma cambino forma. E dentro questa metamorfosi c'è tutto. La nostalgia per ciò che è stato, il pudore di ciò che non si sa dire, il rispetto di lasciare l'altro libero anche quando ogni fibra vorrebbe trattenerlo. C'è chi dice che li rivedremo presto insieme, magari davanti a un progetto che li costringerà a guardarsi di nuovo negli occhi. C'è chi, al contrario, è convinto che proprio il loro silenzio sia la forma più alta di cura. Intanto, Istanbul fa da cornice, come una vecchia amica che custodisce segreti tra ponti e rive, tra strade bagnate e caffè rimasti aperti fino a tardi. In un'altra notte di pioggia, Gökberk ha scritto:
le strade che si incrociano non smettono di ricordarsi, anche quando proseguono verso direzioni opposte. Non ha taggato nessuno. Non ce n'era bisogno. Qualche ora dopo, sul profilo di Cemre è arrivata una foto sgranata di una finestra illuminata e parole essenziali. Le luci restano accese per ciò che vale. Commenti, condivisioni, supposizioni, tutto si è rimesso in moto. Eppure, dietro il frastuono, c'era ancora quello stesso ritmo lento, quello stesso battito trattenuto. Se guardiamo bene, l'ultimo atto non è ancora arrivato. Forse saranno loro due a scriverlo, forse sarà la vita a sorprenderli. Chissà se un giorno varcheranno insieme quella soglia che ora fa tanta paura. Chissà se quella porta, che li ha tenuti separati e allo stesso tempo vicini, diventerà la linea che si attraversa mano nella mano. Noi, intanto, rimaniamo spettatori di un sentimento che non si lascia incasellare, che preferisce il passo indietro al passo falso, che ha il coraggio di non correre per non rompersi. E nell'attesa, un pensiero resta, ci sono storie che non finiscono, cambiano solo voce. Sarà la loro a farsi sentire ancora? Se amate questi racconti approfonditi sulle celebrità turche, non dimenticate di iscrivervi a Celebrita dalla Turchia, attivare le notifiche per non perdere i prossimi contenuti e, se volete sostenere il canale, cliccare sul tasto Unisciti. Il vostro supporto ci permette di portarvi storie esclusive e dettagliate come questa. Grazie per aver guardato il video, ci vediamo alla prossima. Prendetevi cura di voi e a presto!